nel mondo delle forme spirituali, ogni intelligenza è un'individualità spirituale e le gerarchie delle potenze ci presentano una molteplicità di queste intelligenze. Quindi è come dire, là sopra, in un sopra che non è un luogo spaziale, è pieno di gente. Cioè le intelligenze, le forme sono molte, esattamente come nel mondo dei demoni, le potenze interiori sono molte. Su le schiere, giù le legioni. Sempre un simbolismo, diciamo, militare. E ognuna di queste individualità spirituali e sottili è un centro che ingloba e totalizza un piccolo universo fatto di qualità o virtù. Riuscire a identificarsi mediante preghiera, invocazione, rito, adorazione, riuscire a identificarsi mediante questi strumenti a ciascuna di queste potenze, di queste intelligenze, significa indirettamente acquisirne il carattere o la virtù. E questo espande la coscienza dell'uomo. E lo scopo del mistico è raggiungere un livello di espansione che si traduca in una dissolvenza, cioè in una perdita dei confini, degli orizzonti, identificabili come io. Più mi identifico in queste potenze altre, e più allargo i confini dell'io, ma non per ingrandirlo, per dissolverlo, per nascondere o cancellare quei confini. E quando l'io diventa o aderisce al tutto, smette di essere una parte, smette di essere io. Possiamo dire quindi che lo scopo della mistica sia sotto la potenza alchemica del solve e non del quadro. C'era uno scrittore greco di nome Nikos Kazantzakis, ve lo posso scrivere così magari anche qui, siccome è un cognome complicato, vabbè, Nikos si scrive così. Allora, sbagliato subito. Zakis. Ok, questo scrittore racconta di aver visto una volta un'icona bizantina. Osserva un'icona bizantina in cui è rappresentato San Giorgio nella sua famosa lotta con il drago, ok? San Giorgio e il drago. Il giovane eroe dai capelli biondi, scrive, sul suo cavallo bianco e con la lancia alzata si gettava contro il mostro. Tutti i corpi, quello di San Giorgio, del cavallo e del mostro, erano compatti, muscolosi, di una materialità intensa. Era un dramma vero, una lotta sanguinosa. Questo è quello che appare nel primo piano, diciamo così, dell'icona, no? Della rappresentazione. Ce lo riusciamo a immaginare, no? Questo momento epico di questi corpi muscolosi. Allora abbiamo un coagula molto forte, no? Cioè l'impressione di una materia molto densa, impegnata in una grande fatica, in una grande azione, la lotta per la sopravvivenza, la lotta tra i corpi. Al di sopra, sempre nell'icona, al di sopra del San Giorgio, diciamo reale, nell'aria, un altro San Giorgio, sullo stesso cavallo bianco,
con la stessa lancia, un altro mostro nella stessa posizione. E qui, in questa duplicazione dell'immagine al di sopra di se stessa, le linee erano trasparenti, i corpi erano trasparenti, le linee tratteggiano i confini di questi corpi, bianche. Tutti i corpi erano come smaterializzati e dietro di loro si vedono le montagne e gli alberi in fiore, che sarebbero stati lo sfondo di quest'icona. E l'autore, questo Nikos Kazantzakis, dice: quello disegnato sopra era un San Giorgio più reale di quello reale. Era il corpo astrale della sua azione. Era il fiore pallido e immateriale della materia. Chiunque abbia disegnato quest'icona bizantina, che lui dice di avere visto, è ovviamente un pittore anonimo, perché le icone, come sapete, spesso, nella stragrande maggioranza dei casi, sono anonime. Esprimeva in questo modo un'idea molto importante e nota ai tempi antichi di questo fenomeno di cui abbiamo parlato, l'idea di uno spazio sovrasensibile che domina e racchiude il nostro spazio come un orizzonte in cui le forme non sono abolite, ma è abolita la corporeità, è abolita la densità e le forme, si dice, sono trasfigurate, trasfigurazioni. Questo diventa anche un tratto dell'iconografia di Cristo, che vive l'ultimo passaggio dopo la resurrezione, in una fase ben precisa del suo percorso chiamata trasfigurazione. Ogni forma così rappresentata risulta vera per l'orizzonte a cui si riferisce, che è quel ponte tra il visibile e l'invisibile. Non si passa direttamente dal visibile all'invisibile, non si passa direttamente dall'invisibile al visibile. C'è questo momento che nel caso della trasfigurazione, no? Quindi del movimento solve, è la decomposizione o la scomposizione della materia nelle sue linee sottili, nella leggerezza della sostanza, che man mano diventa forma e si riduce al limite, all'orizzonte. E al contrario, quando dall'invisibile si precipita, si usa questa parola alchemicamente, nel visibile, abbiamo un precipitato, al contrario abbiamo l'abbozzo. L'abbozzo è la forma in germe, esattamente come un disegnatore comincia con un bozzetto, poi ci lavora sopra per molto tempo, facendo cosa? Aggiungendo, aggiungendo, aggiungendo. Alla forma aggiunge sostanza, aggiunge colore, aggiunge materia ed ecco il corpo. Questa prima, questo movimento che va dall'invisibile al visibile è quello che porta dal concepimento alla nascita, capite? È la gravidanza. Cioè è un delinearsi graduale di aggiunte che finiscono nella corporeità. Al contrario, invece, che abbiamo un po' il movimento della morte o della decomposizione, no? Abbiamo la sottrazione. Si sottrae materia, si sottrae colore, si sottrae sostanza, si sottrae forma, fino a sfumare nell'accenno l'ultima traccia del visibile è quasi invisibile.
Ok? Guardate come, sia nel caso dell'abbozzo, cioè della forma che viene in essere, sia nel caso della trasfigurazione, cioè della forma che lascia l'essere, abbiamo a che fare con la dimensione angelica, col farsi sottile. Il movimento di trasfigurazione è quello che l'uomo deve fare per andare verso il sottile, mentre il movimento di abbozzo è quello che il sottile deve fare per venire incontro a noi. Perché c'è un'intenzione, diciamo così, di controllo, di conoscenza e soprattutto di dotazione di senso graduale, in cui in questo spazio che non è uno spazio, questo non luogo spirituale, in cui le forme che sussistono diventino, proprio perché perdono materia, diventino più nitide, più pure, perché la materia di cui si fanno, di cui si dotano, è la luce. La luce è la loro materia. Quando noi guardiamo un corpo celeste o un astro, ne percepiamo la luminosità. E si può parlare a quel livello di materia di luce o luce materica. E questa è l'energia sottile. Quella luce, quella materia di luce è esonerata dalla caducità. Ha una durata diversa, perché non è corruttibile come la materia corporea. Questo fantasmata è la sostanza di cui è composta l'intelligenza umana, cioè è il pensiero. Vi invito quindi a rovesciare uno dei punti di vista che diamo più spesso per scontati, anche a causa della psicoanalisi. Noi abbiamo confinato la psiche dentro il corpo. Noi pensiamo che il pensiero sia nel cervello. Noi pensiamo che emozioni, desideri, idee abbiano tutti quanti delle cause e delle sedi ben precise, biologiche e fisiologiche, certe reti neurali, il cervello soprattutto, il sistema nervoso. Questo non è falso, ovviamente, però è ancora una volta monca come visione. Non pensiamo solo al nostro hardware, no? Non pensiamo solo alla nostra macchina corporea come causa produttrice di idee, intuizioni, emozioni, desideri, pulsioni, pensieri. Non pensiamo al corpo come il confine della psiche. Se noi siamo esseri dotati più o meno, non tutti, di intelligenza, scherzo, se noi siamo esseri dotati di intelligenza, non vi viene in mente che l'intelligenza possa essere un elemento, al pari del fuoco, dell'acqua, dell'aria, della terra, così come questi anche il pensiero. Se così fosse, non è possibile che l'intelligenza sia soprattutto esterna a noi, come uno dei possibili fenomeni dell'universo, no? Delle manifestazioni possibili dell'universo è l'intelligenza.
che si dà nei nostri corpi, ma non solo nei nostri corpi, si dà anche nei nostri corpi. E se lo sviluppo della coscienza nel corso dei millenni fosse un graduale download? Quindi se noi fossimo i terminali, letteralmente, terminal computers, che stanno sviluppandosi attraverso decine di migliaia di anni, vedendo cambiare anche la conformazione del cervello, non affinché il cervello pensi delle cose, ma perché il pensiero di quelle cose induce dei cambiamenti nel cervello. Sono riuscito a spiegarmi o no? Cioè, se non fosse la materia cerebrale a produrre quell'energia che chiamiamo pensiero, ma se fosse quell'energia che chiamiamo pensiero a produrre la materia cerebrale. Mettiamola in un altro modo. Gli atomi sembrano sapere esattamente che cacchio devono fare quando aggregandosi in certe forme compongono molecole. Come mai le molecole sembrano sapere esattamente che cosa devono fare nel caso della composizione di una conchiglia, piuttosto che di una foglia, piuttosto che di un fiore? Sto riuscendo a spiegarmi in questo modo. Cioè, noi abbiamo confinato questi fenomeni all'interno o di un sistema che abbiamo pensato un po' impersonale come la natura, come dire, beh, la natura semplicemente funziona. Beh, aspetta. C'è molto più che un semplicemente funziona. Non è così impersonale o fredda come siamo abituati a immaginarla, no? E questo probabilmente è uno degli elementi su cui si può riflettere per cominciare a pensare come mai gli antichi credevano che la psiche non fosse un uovo chiuso dentro il quale ci sono i desideri, le emozioni, i pensieri, ma fosse un campo aperto, attraversato da energie esterne, che in quel preciso momento possiedono quella coscienza e la stuprano in un certo senso, in questa possessione. L'ira funesta, no, di Achille non è l'Achille che si incazza, ma è una energia che si può addirittura personificare come fosse dotata di intelligenza, che attraversa il campo della psiche di Achille e lo costringe a essere, dire e fare ciò che è, dice e fa quando è posseduto di funesta. Non so se questo vi è abbastanza comprensibile, io credo di sì e spero di sì, per quanto sia un discorso magari non così semplice, perché è qualcosa a cui non siamo, come dicevo, abituati, ma questo è il tema più vicino, secondo gli studi e le esperienze che ho potuto fare, più vicino al concetto di angeli, una volta che spogliamo gli angeli di tutte le caratteristiche culturali, simboliche o pop, no? Di cui li abbiamo dotati. E spero quindi che vi sia chiaro che rappresentano un altro nesso. Così come i demoni rappresentavano il nesso tra alcune parti profonde della psiche e il nostro soma, cioè il nostro corpo, così gli angeli rappresentano l'altro anello di un'altra catena o l'altro nesso tra il nostro corpo e la nostra psiche e quell'altro piano dove nella vastità di un non riconoscibile nulla o tutto si muovono
altre intelligenze, non necessariamente dotate di un corpo. Quindi non stiamo parlando degli alieni, ok? Perché in una tentazione fortemente concretista a cui abbiamo assistito negli ultimi anni, sono venute fuori diverse teorie, soprattutto nel mondo un po', diciamo, New Age, diverse teorie che cercano di spiegare la tradizione che tutte le culture hanno avuto di demoni e di angeli come fossero alieni. Questa è una tentazione concretista. Questo ancora una volta gioca contro l'invisibile. Non tutte le intelligenze hanno bisogno di dotarsi di un corpo per esistere. E forse lo scopo di molti mistici e maghi del passato è stato, più o meno consapevolmente, riuscire a entrare in contatto con una o più di queste intelligenze. E un modo di praticare magia oggi consiste nel prendere dei sistemi simbolici complessi, tipo la Kabbalah ebraica o tipo i Loka del buddismo, e tirarsi giù su un foglietto, uno per uno, i nomi, le nomenclature delle entità che governano determinati livelli di questi universi o mondi descritti nelle emanazioni, e capire che non erano fantasticherie o fantasie, non era letteratura, ma era una sorta di mappatura proto, nel senso che appunto viene prima e antica, di parti collettive della psiche, se vogliamo usare un'espressione junghiana, e di questi altri mondi, di questi mondi abitati da archetipi che erano gli dei, erano gli angeli, e oggi molti chiamano archetipi nel tentativo di razionalizzazione. E cercare di perlustrare quei mondi per continuare a mapparli o per avere esperienze che siano aperture, scorcio aperture sugli stati dell'essere, per usare un'espressione genoniana. Questo è ancora fattibile oggi, non tutto è perduto, ok? Alcuni mistici lo fanno. La teurgia, Theos Ergon, il lavoro con Dio, è quella lunga serie di operazioni rituali della magia cerimoniale che attraverso gli angeli e attraverso i demoni cercano proprio questo tipo di apertura. Solo che è una ritualità complessa, lunga e un po' pallosa. Bisogna avere un sacco di tempo, dedicarsi solo a quello. Chi vi parla, ad esempio, ha fatto l'esperienza dello Shem HaMephorash, letteralmente il nome diviso. All'interno del libro, che è uno dei testi capitali della magia cerimoniale occidentale, un testo tardo medievale, che va sotto il nome di Clavicola di Re Salomone, un testo di teurgia, la Clavicola Salomonis, detto anche l'Emegeton, consta di 5 libri, ci sono tutte le invocazioni a spiriti, spiriti planetari, tutti gli angeli 72 e tutti i demoni della Goetia 72, e io mi sono fatto tutti e 72 gli angeli dello Shemaphorash, uno ogni 5 giorni, rispettando esattamente la variazione del quinario zodiacale, una roba da pazzi. Erano rituali di 2 ore e mezza, me li sparavo da solo ogni 5 giorni e dura un anno, perché ovviamente sono 72, quindi coprono i 360 gradi dello zodiaco, cioè 365 giorni dell'anno. E all'epoca è stata soddisfacente, ma è stata soddisfacente come addestramento, non come risultati, perché uno pensava, ah, oggi contatto Ariel, domani contatto Eva, eccetera, ma non succede granché. Qualche visione, ok, qualche scorcio visivo sicuramente, ma non abbastanza.
con i demoni, con Goetzia, è un po' più suggestivo, almeno per me è stato più suggestivo, si lavora bene nella tenebra, si va a toccare qualche corda profonda e ti suggestioni più facilmente perché sono l'ombra di cui abbiamo parlato la volta scorsa. E questa metodologia della magia cerimoniale, diciamo così, è ancora usata oggi in alcuni circuiti iniziatici ed è considerata fuori dal credo, cioè da chi è fuori da un culto religioso, eccetera, è considerata ancora un metodo valido, un metodo funzionale. Io lo reputo un discreto metodo perché ha bisogno però anche, è un metodo secondo me troppo maschile, cioè ha bisogno di un approccio mentale che segua la strutturazione di queste gerarchie introiettando la memoria con queste nomenclature che ricordano un po' qualcosa di geometrico, un po' qualcosa di grammaticale, un po' qualcosa di matematico, e, è un po' palloso. Altri riti che concedono di più all'istinto sono da orizzonti culturali non europei, cioè quelli che non hanno avuto la deriva razionalista, cioè lo sciamanesimo. Tamburo, musica, movimenti del corpo, istintivi, ti portano molto più facilmente, a maggior ragione noi occidentali che non siamo così abituati, con quello scatenamento che concede qualcosa all'istinto, ti trovi molto più facilmente a contatto con esperienze di quel tipo. Lo puoi fare con le droghe, chiaramente. Ogni sostanza è come un angelo o come un demone, quindi ti può portare lì o là. Le persone che hanno usato la DMT hanno raccontato esattamente le stesse cose. Ed è molto curioso che anche alcune sostanze abbiano appunto una valenza archetipale, perché sembra essere lo spirito, l'intelligenza di quella sostanza, che poi è un discorso molto forte in alcuni tipi di sciamanesimo, questo. E lo si può fare con la sex magic, allo stesso modo, dove i corpi diventano il veicolo di questo passaggio verso le forme abbozzate, cioè dove la coscienza si sposta verso il sottile e in quel modo trascende o trasfigura la corporeità. Insomma, esistono ancora delle opzioni, diciamo così, per fare questo lavoro. E ci sono ancora alcune cose che voglio dirvi prima di lasciare spazio a voi. È esattamente come abbiamo fatto nel nostro precedente appuntamento, dove alla fine abbiamo portato tutto il discorso dei demoni sulla dimensione della psiche umana, individuale, nella contemporaneità. Bene, vorrei provare con voi a fare la stessa cosa, anche se è più difficile per quello che riguarda il tema degli angeli. Dunque, chi si è occupato di magia o ha studiato un po' di magia, di storia della magia, sa che a un certo punto la magia ha una serie di evoluzioni. Uno degli ultimi grandi rivoluzionari nel campo della magia è stato sicuramente il mago inglese Aleister Crowley. È una storia difficile, complicato anche da leggere, di una profondità ragguardevole, che propone all'interno del suo sistema una linea di congiunzione tra il percorso mistico e il percorso magico. Quindi, grazie a lui, e da lì in avanti poi tutti faranno i conti con la sua dottrina, anche chi si imbatte superficialmente nel mondo della magia, da lì in poi le strade che si erano separate, vi ricordate la biforcazione di cui abbiamo parlato, tra magia e mistica, tendono a rincontrarsi. Ecco perché lui è famoso per la sex magic, perché la sex magic è uno dei mondi in cui abbiamo l'aspetto corporeo e l'aspetto sottile che tornano a sposarsi senza bisogno di farci scegliere quale sia migliore o peggiore, eccetera. Crowley, all'interno di quello che è un sistema anche filosofico volendo, parla a più riprese di questo concetto che vi ho appena scritto nella chat, il concetto di vera volontà o volontà vera, non importa.
insistendo particolarmente sull'idea che ciascuno di noi, ciascun essere umano, abbia una sorta di scopo, una sorta di missione che è realizzabile solo nella misura in cui quel soggetto intraprenda un percorso per conoscersi e per denudarsi a tal punto da raggiungere il proprio nucleo. Questo discorso, fuori dalla magia, applicata alla psicoanalisi, non vi ricorda qualcuno? Se al posto di volontà vera io scrivo vero sé, se al posto di Crowley io scrivo Jung, voi non notate parallelismo? C'è un accostamento. Più studio Crowley e Jung e più l'accostamento risulta evidente. Parlano, grosso modo, nella stessa epoca, della stessa cosa. Un percorso di avvicinamento a un nucleo più rappresentativo ed autentico del soggetto. Che questo abbia ancora senso 100 anni dopo la loro riflessione, non lo so. Voglio però farvi notare, a proposito di angeli, questo. Il modo in cui Jung condiziona l'accesso o la scoperta al vero sé è a tutti gli effetti un percorso, che può anche chiamarsi psicoanalitico, ma è un percorso con il linguaggio simbolico. In fondo è un percorso magico, anche se non rituale, però è un percorso di scoperta e di analisi di determinate esperienze. Crowley invece costruisce qualcosa di molto articolato e rigido anche da un certo punto di vista, no? Rituale. Ma Crowley ricorre a un'espressione che vuole utilizzare appositamente per indicare la conseguenza o il momento, in realtà non è proprio solo una conseguenza, ma è anche una causa della scoperta della volontà vera. L'espressione che usa è Santo Angelo Custode, in inglese Holy Guardian Angel. Scrive che ha volutamente usato un'espressione un po' infantile e molto irrazionale per mettere in scacco la mente razionale. In un sistema di magia come la Kabbalah, l'assoluto è chiamato corona, Keter. Poi Dio, inteso come sorgente della Sofia, cioè della saggezza, è chiamato il Padre, e sull'altro lato l'anima, con la maiuscola, cioè l'archetipo dell'anima, è chiamato Madre. E abbiamo una sorta di Trinità. In questa Trinità abbiamo una funzione che mette in collegamento il padre e la madre alla luce della corona. E questa funzione è la stessa che trovate quando nel cristianesimo è stata tolta la madre, per una serie di ragioni su cui non ci dilunghiamo qui, ed è stato messo lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è
una mediazione tra il padre e il figlio. E il modo in cui si manifesta, quando la Vergine Maria resta poi incinta, scopre di esserlo, qual è? Si manifesta attraverso un angelo. Crowley sottolinea che nella Cabala, dove ancora esisteva invece la polarizzazione padre-madre, il figlio si manifesti come santo angelo custode. Nel sostenere questo, sostiene anche che l'anima individuale di un soggetto incarnato, cioè di ogni uomo, rappresenterebbe la figlia. E così abbiamo una sorta di archetipo, schema familiare. Padre e madre è come dire l'idea e l'energia. Figlio e figlia è come dire il corpo e l'anima. O la corporeità e l'anima. E l'intero sistema di Crowley poggia sul fatto che il compito dell'uomo incarnato, cioè che è dotato di un'anima e di un corpo, sia quello di identificarsi con il proprio santo angelo custode, che è l'elemento simbolico che rappresenta la possibilità di congiunzione tra i nostri destini sulla terra. Chi sono? Qual è il mio scopo? Che cosa voglio fare di me? Che senso ha questa mia vita qui? Come intendo dare senso al mio esserci? Qualunque sia la risposta o qualunque siano le risposte, di volta in volta cambiano, a queste domande centrali, l'angelo custode si porrebbe come il veicolo della presa di coscienza di queste risposte. In due sensi. Da un lato è la causa del riuscire a trovare la risposta, quindi è il movente o l'innesco dell'ottenimento della risposta, dall'altro è la conseguenza della risposta. Una volta ottenuta quella risposta, attiva un processo di realizzazione che va un po' in automatico. Ora è curioso che per Crowley ogni persona abbia un angelo custode, tutti, nessuno escluso, ma che più persone possano avere lo stesso angelo custode. E questo è esattamente identico a una dottrina buddista dei bodhisattva, ve lo scrivo qui, che non so se avete mai sentito nominare, vi è capitato di sentirlo nominare, il bodhisattva, una dottrina buddista, dove un ex incarnato che ha raggiunto il nirvana, ma è l'equivalente della liberazione, e quindi si libera, anziché uscire da questo piano di esistenza, esce solo dall'incarnazione perché fisicamente muore, ma rimane nell'etere, nell'astrale, a occuparsi di favorire il progresso delle coscienze dell'uomo. Allora, qui chiudiamo il cerchio della nostra serata. Non c'è angelologia,
anche se i bodhisattva non sono propriamente angeli, però capite che stiamo di nuovo parlando di intelligenze nel piano sottile. Ci siamo? Non c'è angelologia che non sia anche una escatologia. Eschaton in greco vuol dire l'ultimo ed è inteso come il fine, lo scopo dell'intera esistenza. Non c'è soltanto lo scopo individuale che viene teorizzato come motivo del nostro essere incarnati, c'è anche uno scopo collettivo, c'è uno scopo della storia, c'è uno scopo dell'universo. Questa è un'idea suggestiva, che sia reale o meno, a noi questo in questo momento non ci può interessare determinarlo. La storia ne parla, la storia dello spirito ne parla in questo modo e pone in queste gerarchie che vanno dall'individuo fino al divino, pone una serie di possibilità e condizioni di legame e di superamento di questi limiti in cui ogni gerarchia è rinserrata. Per fare questo noi dobbiamo parlare con i nostri demoni, cioè integrare. E il lavoro sui demoni apre le porte al lavoro sugli angeli. E il lavoro sugli angeli può aprire le porte al contatto con l'angelo, il proprio, immagine del vero sé, al di là del vero sé. Il sé al di là del sé. Va bene, io mi fermo qui, però spero che abbiate potuto seguire abbastanza bene. Anche oggi abbiamo detto tanta roba, anche oggi molta densità, no? In questo incontro, voi sapete che funziono così. Anche, ancora una volta, ve lo ribadisco, se avete poi considerazioni o domande che non siano quelle che possiamo fare qui adesso, nei restanti minuti, perché magari vi vengono in mente dopo, perché magari vi riascoltate questa registrazione, allora vabbè, mi scrivete e ne parliamo. Sono ancora in debito di una risposta a Cecilia, da pochi giorni mi ha scritto, comunque ho già letto, anche Francesco ho ricevuto un'altra tua mail, e ho già risposto a qualcuno, con Manuela, con Sara, anche se non ricordo male, qualche giorno fa ti ho scritto una risposta. E quindi sappiate di poter continuare questo dialogo, siate liberi di poter tenere il contatto. E scrivo a vantaggio di chi non ce l'avesse la mia mail, perché non sono sicuro che tutti ce l'abbiano, però sappiate che scrivete lì e dovete solo pazientare un pochino. Perché spesso fatico un po' a rispondere subito e passa qualche giorno. Abbiate pazienza. Comunque è un tempo relativo, ecco, quello dell'attesa. Ok, lascio spazio alle vostre considerazioni, domande o insomma, spero comunque che vi serva, oltre che vi sia piaciuto, ok? Grazie. Claudio, posso farti una domanda? Dimmi. Ascolta, non c'è angelologia senza escatologia, e quindi è appunto poi una fine che riguarda, cioè un restituire agli altri, no? È anche un po' il cammino dell'eroe, cioè il ritorno per poi, cioè l'eroe fa il suo viaggio, no? Nell'underworld, incontra i suoi demoni, incontra il suo punto di morte e poi ritorna con l'elisir. C'è sempre questo concetto che colui che veramente fa il viaggio poi
è mosso da una necessità di condivisione, è questo? E anche, questa è una visione che si stringe molto sulle sorti del soggetto, mentre nel contesto escatologico ha il contrario l'espansione che universalizza il discorso. Lo scopo di ciascuno di noi è trovare il proprio scopo, ma se questo accade a più persone possibili, entriamo in una dimensione metastorica, cioè una storia che si fa sopra la storia e che è destinata a riscriverla perché diventa metastoria, esattamente come tu, che ti occupi o ti sei occupata di cinema, sai che cos'è un film metacinematografico, no? È un film che mette in scena la condizione del vedere un film, per esempio. E in questo salto in una sovrastoria o in una metastoria, allora lo scopo di uno non è più lo scopo di uno, ma è lo scopo di tutti. E lo scopo di tutti è solo un frammento di chissà quanti scopi, in quanti sistemi solari o galassie, di altre storie di questo universo. Quanti popoli? Le intelligenze non corporee che fanno da mediazione per un altro piano possono essere parte integrante di questo scopo macro collettivo, che potrebbe quindi includere alla fine di questi cerchi concentrici o sfere concentriche, per meglio dire, potrebbe nascondere l'esistenza di uno scopo della nascita del cosmo, di tutta la vita, con la V maiuscola. E questo fa girare la testa e poi ti fa tornare un po' in quel ridimensionamento al piccolo, in cui per trattare coi demoni e quindi per concedere un linguaggio, una comunicazione all'ombra, hai bisogno in determinati momenti non solo di perdere di vista lo scopo, ma di convincerti o di sentire, perché c'è già questa sensazione, che lo scopo non c'è. Niente ha senso, tutto è assurdo, non ci sono significati, non sappiamo un cazzo, non sapremo un cazzo, abbiamo solo domande, non possiamo darci risposte, siamo i criceti nella ruota. Quando questa sensazione è reale, cioè è integrata, allora non ha più così importanza chiedersi se sia un credo o non un credo, pensare ai grandi scopi. Cominci a funzionare proprio perché sei partita dalla defondazione del senso e arrivi poi a farti altre domande sull'orizzonte del senso. Cos'è che dà un senso al senso? Cioè, cominci ad andare indietro. Lì l'escatologia si rivelerà essere qualcosa di completamente inafferrabile, però è una suggestione che continuerà a riaffacciarsi ogni volta che guarderai un fenomeno della natura avere una sua coerenza. Ogni volta che i fiori, le piante, le stagioni, le acque, il movimento delle stelle, eccetera, ti metterà sfacciatamente davanti agli occhi una sorta di armonica coerenza, che è la giusta compensazione dell'immane caos dei mondi che si scontrano con i mondi e dei collassi entropici e dei buchi neri, eccetera. Quindi queste due facce sono i due versanti che noi dobbiamo tenere insieme, affacciandoci a volte nell'uno, a volte nell'altro. Ed è possibile farlo. E quindi questa visione, questa, diciamo così, visione o ricerca come dello scopo non viene ovviamente, da quello che tu dici, certamente non viene mai da una ricerca appunto razionale, finalistica, ma da uno stato di
sorpresa, quasi di estasi, come di sorpresa davanti alla bellezza, questo senso che ti sopraffa della bellezza della natura, appunto questi stati proprio mi viene estasi, come cioè, sì, la meraviglia, di meraviglia, sì, meraviglia, lo ecco. stupore, Sì, sì. certo. Il fatto di sentire di avere uno scopo e iniziare anche a fare qualcosa per cercarlo, senza cadere nella trappola del se non lo raggiungo ho fallito, è un altro grande escamotage che funge solo da esca affinché noi si faccia un percorso per dotare di senso. Ci può servire questo escamotage. Non è un modo di prendersi per il culo se tu sai che dietro il velo non c'è assolutamente niente tranne quello che ci metti tu. Però questi sono discorsi che hanno bisogno appunto di acquisizione e esperienziale, no? Cioè devi fare riferimento ai tuoi traumi, alle tue delusioni, alle tue conquiste, alle tue cadute e alle tue risalite per associare, no? Tutto questo grande tema del senso, del significato, dell'escatologia e del non senso, del non scopo. E tenendo insieme i pezzi, alla fine un patchwork che è il tuo cocktail di vita viene fuori, o può venire fuori. E questo è quello che Crowley esprimeva con il fai ciò che vuoi, che poi è un modo molto sintetico ma estremamente efficace di esprimere questo diritto, diciamo così, del soggetto a esprimersi e disegnare il proprio percorso. Saluto intanto anche Oreste che stacca, grazie a te Oreste e ci sentiamo presto, sì. Ok? Bene. Non abbiamo altre considerazioni o domande. Spero siate stati bene e che abbiate un po' di spunti su cui lavorare, riflettere, eccetera, ok? Io vi bacio e vi abbraccio tutti idealmente, visto che non si può ancora fare fisicamente, però speriamo che cambi presto il vento. Grazie Claudio. A voi tutti. È stato come sempre molto interessante, davvero ricco di spunti, per cui grazie. Grazie a voi tutti, un bacione. Grazie a poi tutto noi il gruppo. Ci accorderemo con Fucina per vedere se appunto se riuscire a portare avanti quel lavoro pratico che avevamo intenzione di fare sugli elementi e magari... Beh, lo faremo certamente, Claudio. Chiaramente non possiamo già decidere quando, proprio per questo movimento un po'... Ecco, però si farà, si farà. Certo, spero di vedervi presto. Sì, davvero, davvero. Anche noi. Grazie mille a tutte quante. Ciao, buonanotte. Ciao a tutti. Grazie. A domani il video. Grazie Claudia. A presto. Ciao Claudia. Ciao. Grazie mille. Ciao. Ciao Claudio, grazie. Grazie a voi.